Ciao ragazzi, sono John Mira e bentornati su Thriller Killer. Oggi vi consiglio uno dei miei thriller di fantascienza preferiti, Looper, del 2012. Ho fatto presente che questo è uno dei miei thriller di fantascienza preferiti perché è un'opera bellissima, diretto da Rian Johnson, che più avanti darà una bella rispolverata anche a Star Wars. E apro una parentesi, secondo me The Last Jedi è uno dei più bei film della saga. Potete scrivere le vostre opinioni qua sotto nei commenti. Comunque è un regista che sa gestire la materia fantascientifica, ma anche il giallo, visto la saga di Knives Out. Nel 2074, dopo l'invenzione della macchina del tempo, per sbarazzarsi di persone scomode, vengono inviate questi nel passato e uccise da assassini a pagamento, i Looper, finché un giorno il protagonista, Joe, che è un Looper, incontrerà il se stesso anziano e così inizia una caccia all'uomo, ma c'è una doppia indagine. I Looper cercheranno il Joe giovane, quello del presente, e lui cercherà il se stesso anziano per trovare una soluzione a questo casino. Lo so che sembra un po' ingarbugliato, ma tutto avrà una spiegazione. Non voglio dire altro della trama perché uno dei punti forti del film secondo me è proprio la sceneggiatura. Ha un sacco di spunti interessanti. Oltre alla trama ad essere originale, parla con un approccio diverso anche sui viaggi nel tempo. Eh sì, perché la figura del Looper, di Joe, è fondamentale in questo contesto. Darà allo spettatore la possibilità di analizzare certe cose secondo me abbastanza importanti. Come una persona può cambiare in 30-40 anni, per esempio. Può diventare una persona migliore o una persona peggiore. Il percorso che cerchi di intraprendere, quello ti può trasformare, può farti diventare un buon marito oppure un killer. E non sto dicendo che Joe diventerà un killer in futuro, è che man mano scopriremo che un killer sta facendo fuori i Looper nel futuro e tutto è collegato a Joe. Vedete quanta carne al fuoco? Eppure è gestita benissimo secondo me. Infatti il film, come detto, ha un ottimo script e a livello tecnico è un'opera abbastanza minimal. Non aspettatevi un futuro alla Blade Runner o alla Minority Report. Sembra di vedere una versione delle nostre città fra 30 anni. Inoltre il film ha diversi toni, oltre il thriller, la fantascienza, ha anche un po' di western. Ovviamente non manca la love story, più di una love story. Come detto, il film sottolinea molto la questione delle scelte e le scelte porteranno Joe fuori città a un certo punto. E così un po' dal lato tecnico si vede anche la fotografia abbastanza fredda in città e quella più calda in campagna. Quando vedo queste cose io le apprezzo tantissimo, vedere i contrasti, anche perché la fotografia, l'atmosfera e la regia sottolineano come il personaggio stava in città e poi come starà in campagna. Una sorta infatti di seconda possibilità. Il film è molto emozionante e secondo me una delle migliori opere fantascientifiche degli ultimi 15 anni. Fate conto che quando sono andato a vederlo al cinema sono andato quasi per caso e sono uscito contentissimo, l'ho rivisto pure più volte poi a casa, anche perché ho apprezzato che l'opera aveva un budget abbastanza piccolo. Per quanto riguarda il cast dell'epoca, il Joe del presente è interpretato da un bravissimo Joseph Gordon-Levitt, il Joe del futuro è interpretato da Bruce Willis ed è una versione molto tormentata di Bruce Willis. All'epoca c'era la lanciatissima Emily Blunt, Paul Dano e Jeff Daniels è uno dei villain. Piccola chicca, notare inoltre come col make-up Joseph Gordon-Levitt l'hanno fatto assomigliare a Bruce Willis e viceversa. Il naso, la fronte, tutto per farli sembrare la stessa persona. La magia del cinema. Ragazzi, con questo bellissimo film io ho concluso la rubrica. Thriller Killer forse avrà un seguito? Boh. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividetelo. Io sono John Mira e non so quando ci vedremo di nuovo.